Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti del secondo semestre 2025. Abbiamo la giustizia. Cari amici dell'Ariete, può essere un periodo dedicato al riequilibrio psico-emotivo, può essere una carta che indica la regolarizzazione attraverso qualche contratto, qualche firma, qualche accordo, ed è anche una carta che ci parla di giustizia divina e di solito arriva diciamo a darci quello che ci è stato tolto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutti i servizi che propongo e il numero di telefono nella sezione dei contatti. Mi raccomando ragazzi, niente telefonate, solo messaggi WhatsApp. E sempre nella descrizione trovate anche il link al workshop di inizio luglio sulla stesi identikit, quindi si imparerà come fare l'identikit di una persona. C'è il link sempre nella descrizione della promozione di giugno e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 3 di coppe e la regina di bastoni. Abbiamo un 5 di bastoni. Abbiamo il Papa. Un fante di spade. Abbiamo un 5 di bastoni. E il giudizio, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, dopodiché farò i vari esempi per i single, le persone che sono in coppia, famiglia, amici e via dicendo. Allora, partiamo da questo 3 di coppe, che comunque è una bella carta, essendo all'inizio della linea, è spiegato da un 10 di pentacoli e da un 3 di spade. Datemi una carta per il 3 di spade. Temperanza, 5 di pentacoli e diavolo, wow. Guardate, le metto dall'altra parte, così si vedono meglio. Andiamo a vedere anche la regina. 7 di coppe. E 8 di bastoni. Dunque ragazzi, la sensazione è che potreste effettivamente portare a casa una delusione qui, diciamo all'inizio del periodo. Con la scusa che c'è il 10 di pentacoli, potrebbe tranquillamente essere una questione familiare. E diciamo che essendoci questo 3 di spade,
Non lo so, o è un tema legato a un'eredità, potrebbe essere un tema legato a dei soldi, un tema legato al fatto che non potete agire come voi vorreste perché magari, non lo so, ci sono degli interessi in comune con i vostri familiari e non siete liberi. Il 10 di Pentacoli è una carta che parla comunque di gruppi. Se per voi magari non è la famiglia, potrebbe essere il gruppo sociale dentro il quale vivete, dentro il quale siete più spesso, ecco. Andiamo a vedere il 5 di spade. 5 di bastoni che avete già qui. E 9 di bastoni. C'è come della confusione. Il 5 di spade di solito è una carta che parla di lotte egoiche, ne abbiamo due carte che parlano di lotte, ma io credo che siano come degli schemi, se vogliamo, di reazione vostri che portano a lottare, a difendervi, anche ad attaccare certe volte, per paura. Il 9 di bastoni è una carta che mi indica la paura, ehm, che succeda qualche cosa che è già successo. Andiamo a vedere il Papa. 3 di Pentacoli e Mago. Quindi qui ci sono dei progetti. Con la carta del Papa e la giustizia potrebbero proprio esserci dei contratti. E con questo Mago c'è qualche cosa che inizia. Andiamo a vedere il Fante di Spade. Fante di Spade e Sacerdotessa. Datemi una carta per la Sacerdotessa. Due di bastoni, 6 di coppe, 6 di bastoni e regina di spade. Io credo che qualcuno di voi abbia un progetto in testa, abbia delle idee in testa, abbia come degli obiettivi e nel prossimo semestre ci sarà questo sforzo per raggiungere gli obiettivi. Non vi nego che avete 3-5, quindi le cose potrebbero non essere così semplici, però ho anche la sensazione che riuscirete a gestire le cose al meglio, nonostante i battibecchi, nonostante le divergenze. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni, Fante di bastoni, Dieci di coppe e Fante di coppe. Potrebbero essere discussioni tra fratelli, ragazzi. Ecco perché c'era il 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il giudizio. Regina di bastoni nuovamente, Cavaliere di pentacoli e Papa. La regina di bastoni è sempre una di quelle carte che indica il farcela, o sì, che in qualche modo si riesce a raggiungere il proprio obiettivo, il proprio risultato. Abbiamo di nuovo il Papa alla fine, quindi secondo me sì che si arriva a questo accordo, a questo contratto che state aspettando. Ricordo comunque che il Papa è una carta che ci parla anche di matrimoni, quindi è come se fosse una sorta di ufficializzazione. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai single. Devo dire che i single non se la caveranno male, ragazzi, in questo semestre, nel senso che c'è un potenziale molto alto di conoscere persone nuove, di iniziare, diciamo, a parlare diversamente. È come se fino a questo momento aveste agito e parlato in un certo modo e da qui in avanti cambia un po' il modo di esporvi, non soltanto il modo, però anche quello che dite, cioè è come se
imparaste l'arte della comunicazione, della diplomazia per arrivare a quello che vi interessa. Devo anche dire che secondo me ci sono forti probabilità che queste conoscenze perché ce ne sono due interessanti per voi e una delle due secondo me si trasforma in qualche cosa di più concreto. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, secondo me, se ci sono delle divergenze, o se ci saranno, visti tutti questi cinque, riuscirete tranquillamente a trovare un punto di incontro. Tenete presente che essendoci due volte il Papa, potrebbe essere necessario un mediatore, qualcuno che magari, un arbitro, mettiamola così, un arbitro, qualcuno che vi faccia vedere le cose in prospettiva, piuttosto che qualcuno che mi viene da dire vi riporti con i piedi per terra, perché qui gli obiettivi sono tanti, però quanti effettivamente sono ehm, applicabili, raggiungibili? Vi dirò, se siete in coppia da un po', con la scusa che ci sono questi due papi, ci potrebbe essere, magari, non vedo il cavaliere di coppe, però c'è il cavaliere di pentacoli. Ci potrebbe essere come, magari non è proprio già periodo di proposta, ma potrebbe esserci un discorso del tipo, pensa come sarebbe se ci sposassimo. Se dovessimo sposarci, dove vorresti festeggiare? Cioè, come se ci fossero degli ami lanciati in giro durante questo semestre per vedere come organizzare, se vogliamo, la cerimonia, piuttosto che... Ovviamente questa cosa non risuonerà per tutti, ragazzi, prendetela come vi risuona, insomma. Per chi ha una relazione, diciamo, clandestina, un po' così, ehm, allora, secondo me ci sono dei pregressi da risolvere nel vostro caso. Ci sono diversi 5, quindi sento che è come un far valere i vostri diritti sull'altra persona. È come se aveste voglia di frequentare di più questa persona, di viverla proprio di più a livello temporale. E non vi nego che effettivamente per la fine dell'anno, secondo me, raggiungerete questo obiettivo, il fatto di potervi vedere di più, di stare di più insieme. Per qualcuno, ragazzi, c'è anche la possibilità di parlare di una casa, un appartamento, una casa, un punto di incontro, secondo me. Per quello che riguarda le persone che vi stanno intorno, allora devo dire che le energie sono abbastanza tranquille da quel punto di vista lì. Potrebbero nascere nuovi progetti, potrebbero nascere nuove idee con i vostri amici e anche nuove collaborazioni. Non vi nego che avendo anche questo 5 di bastoni qua ci potrebbero essere delle discussioni, dei punti di vista differenti da dover ehm, mettere a posto, da dover sistemare, però è anche vero che avendo il Papa alla fine, secondo me le cose si risolvono, anche perché in questo semestre svilupperete doti comunicative degne di degne della regina di bastoni, ragazzi, degne di una femmina, mi stava dicendo, mi stava venendo. Uomini o donne che siate non importa. Sapete l'arte femminile dello sbattere gli occhi e convincere le persone? Ecco, questo è quello che riuscirete a padroneggiare in questo periodo. Imparerete, non dico a far buon viso a cattivo gioco, però a essere diplomatici al punto di convincere le persone
con le vostre idee, con i vostri progetti, insomma. Diventerete abili interlocutori. Per quello che riguarda la parte della famiglia, la vita familiare, allora potrebbero esserci delle discussioni, come vi ho già accennato prima, potrebbero essere tra cugini, tra fratelli, e tenete gli occhi aperti e quello che mi viene da dire è che se state aspettando un aiuto economico da parte di qualcuno, scordatevelo. Cioè, non contate su quell'aiuto economico o su quell'aiuto di tempo. Non so, ci sono delle persone che magari avete un lavoro da fare in casa e un parente, un amico, un fratello vi dice non ti preoccupare, vengo io. E passano i giorni, le settimane, i mesi e questa persona non viene. Non contate molto, secondo me, sull'aiuto esterno in questo senso perché potreste portarvi a casa una brutta sorpresa, una delusione o qualche cosa dello stile, per lo stile. Quindi secondo me cercate di ragionare e fare le cose in modo autonomo, in modo autosufficiente, senza aspettarvi troppo dagli altri, così non rimarrete delusi fondamentalmente. Mm? Ehm, per quello che riguarda la parte dei figli piuttosto che dei progetti, ecco, anche qui sarà un pochettino faticosa la cosa e vedendo questa giustizia e 2 volte il Papa, anche qui potrebbe esserci la necessità di una persona esterna, di un arbitro che vi faccia capire, cioè che faccia capire ad entrambe le parti quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una certa decisione, di una certa anche discussione. Mm? Se non avete figli o se magari i figli sono grandi, io dico spesso che la parola figli può essere sostituita con la parola progetti. Anche qui, ragazzi, non sarà semplice la cosa, secondo me, però appoggiandovi a questa persona esterna, secondo me le cose saranno più chiare e riuscirete a muovervi in modo più fluido, tant'è che alla fine della lettura avete il giudizio. Quindi è come se finalmente arrivasse questo momento eureka di comprensione, questo momento di anche ufficializzazione, questo momento di ok, va bene, ho deciso, parto per questa avventura, per questo progetto e lo divulgo. Tenete presente che il Papa fa anche riferimento ai social. Mm? Diciamo che può essere un semestre faticoso, ma tutto sommato porterete a casa dei risultati. Mm? Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Quindi è un po' quello che vi dicevo io prima, c'è da migliorare la comunicazione. Sapete, quando si vuole, diciamo, estrapolare informazioni da parte di qualcuno e questo qualcuno ha i sensi allerta, può essere utile non andare dritti al problema, ma girarci un po' intorno. Ed è quello che vi suggerisce questa regina di bastoni che avete sia all'inizio che alla fine. Quindi lavorate sulla coppia e poi lasciati aiutare dagli amici. Chiedi e accetta il supporto degli altri. Difatti, ragazzi, sì, sento che gli amici in questo semestre possono aiutarvi a creare una nuova realtà. Diciamo che potrebbero essere quella parte che vi aiuta là dove non vi aiuta la famiglia. Andiamo a vedere. Diciamo che questa giustizia, questo riequilibrio, secondo me arriva più da parte degli amici che non da parte della famiglia. Wow! Fiamme gemelle, ragazzi. Yin e Yang, bilanciamento sarebbe la bilancia,
quello che ha la giustizia. Ragazzi, la giustizia fa anche parte, cioè viene anche tradotta come legge di compensazione, tanto è stato tolto, tanto vi verrà dato. E qui parla di unione di completamento l'un l'altro. Quindi secondo me ci sono come delle buone basi per riuscire a incontrare questo cavaliere di pentacoli e anche il papa, diciamo, inteso come accordi o sì, anche come matrimoni per qualcuno. Andiamo a vedere un ultimo oracolo, 2. Le mie vibrazioni parlano più forte delle mie parole. Bellissima frase perché è come se, diciamo, quello che fate sia più forte rispetto a quello che dite. Cioè vibrare in una certa vibrazione fa sì che quasi non ci sia bisogno di parlare. Ok, e questa frase vi dice invece di pregare per un risultato, prego per il più alto bene di tutti. Bellissima frase, quindi è come un non mi focalizzo sul mio, sul piccolo mondo mio, ma mi focalizzo sul mondo grande, su quanto può succedere di bello anche a tutte le persone che mi sono intorno. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che vi abbia dato qualche spunto di riflessione interessante. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. E lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Sono 4 playlist, sono numerate, bisognerebbe guardarle in ordine di numero. Comunque anche lì tratto le credenze limitanti divise per tema, quindi amore, soldi, amici, partner e via dicendo. Tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!